What does the dosimeter say? 3.6 Röntgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. Ciao a tutti. Come saprete, Chernobyl è il nome che è stato dato all'incidente nucleare più grave della storia. Qualche anno fa è uscita una serie della HBO proprio sull'incidente che vi consiglio di vedere prima di guardare questo video. Questa serie spiega l'incidente in maniera molto chiara, però secondo me c'è ancora qualche punto oscuro. Ho voluto quindi chiedere all'avvocato dell'atomo, un divulgatore di energia nucleare, qualche commento sulla serie. Visto che il materiale è molto, ho deciso di dividere il video. In questa prima parte commenteremo i primi 2 episodi della serie e analizzeremo soprattutto i danni e gli effetti delle radiazioni, ma anche qualche esagerazione che si trova nella serie. Cos'è che sta succedendo esattamente? Allora, quello che è successo è che c'è stata effettivamente un'esplosione del nocciolo del reattore e nel momento in cui il reattore è stato scoperchiato dall'esplosione, la grafite presente all'interno del reattore è stata esposta all'ossigeno mentre sotto era in corso un surriscaldamento, quindi c'è stato un incendio violentissimo che si è sviluppato subito. La luce, che si vede a chilometri di distanza, altro non è che quella dell'incendio. Il colore è particolare, il colore della luce, perché noi sappiamo che quando un elemento brucia, il colore della fiamma dipende dall'elemento. La fiamma del gas della cucina è blu perché il metano brucia col blu. Sì. Quella grafite era, arricchita da molti elementi radioattivi che si erano generati dalle fissioni dell'uranio e quindi aveva dei colori particolari, ma quello che si vedeva, la luce che si vedeva in realtà era semplicemente prodotta dalle fiamme. Però la luce va molto lontano nel cielo, sembra un fascio di luce. Quello è probabilmente un'aggiunta cinematografica. In realtà la luce non va così in alto in verticale, ci fu una colonna di luce dovuta al fatto che anche le fiamme erano luminose perché per effetto Cherenkov portavano delle particelle radioattive, che emettevano luce per effetto Cherenkov nell'aria, ma non era certo una colonna così simile a un radiofaro. Ok, quindi diciamo un'aggiunta cinematografica. Sì, una lieve, sì. Da quello che capisco io, questi lavoratori del reattore vanno e vedono il nucleo, che sembra un po' una bocca dell'inferno. Cosa sta succedendo esattamente? Allora, nella parte più bassa del reattore il core si sta fondendo, anzi probabilmente è già fuso, e la grafite esposta all'aria sta bruciando in maniera violentissima. Il core di un reattore nucleare è tenuto sotto pressione, quindi nel momento in cui salta il tappo, la violenza con cui fuoriesce il fumo, il vapore anche dell'acqua evaporata e tutti gli elementi radioattivi prodotti nella fissione è davvero molta, quindi questo spiega anche la furia con cui il fumo esce fuori dal reattore. Quel calore lì è prodotto dall'incandescenza della grafite surriscaldata e inoltre dalle fiamme della grafite che brucia. Ah, ok, quindi diciamo è tutta grafite, quella che si vede, la luce che... La luce che si vede è dovuta alla grafite. C'è anche l'uranio, ovviamente, lì dentro, che sta fondendo e che sta fissionando, ma la luce è dovuta principalmente alla combustione della grafite. Cosa vuol dire esattamente che in questo momento l'uranio sta fissionando? Vuol dire che gli atomi di uranio 235, quelli fissili, quelli che si possono rompere facilmente, per produrre energia. Per produrre energia, in questo momento si stanno rompendo a un ritmo forsennato per via del fatto che sono saltati tutti i sistemi che mantengono le fissioni ad un livello stabile. Okay. E in più, per via della temperatura così alta, il combustibile stesso, il diossido di uranio, sta fondendo. Prima ci sono i pompieri che stanno cercando di spegnere l'incendio. Ci sono dei pezzi che poi sappiamo che è di grafite per terra, lo tocca e dopo tipo 10 minuti subito la mano viene danneggiata in maniera incredibile. Nel subito dopo i dottori all'interno dell'ospedale toccano i vestiti dei pompieri e li buttano in una sorta di cantina e anche lì si vede che subito la mano viene rovinata. Quanto è realistico questo? La radiazione può provocare effetti così immediati? La radiazione, in caso di dosi massicce come quelle che c'erano in quel momento, può provocare effetti così immediati, addirittura delle ustioni.
Quella grafite poi era stata a contatto diretto con il combustibile in fissione, quindi era, diciamo, attivata innanzitutto dai neutroni, quindi era radioattiva la grafite stessa per via dei neutroni presenti nel core, e in più era sporca, diciamo, con tutti i prodotti della fissione, molti dei quali sono estremamente radioattivi. Ed era proprio una fissione appena avvenuta, quindi c'erano anche quegli elementi che decadono in pochi minuti, quindi sono violentemente radioattivi, erano ancora tutti presenti. Lo stesso vale per i vestiti dei pompieri, perché quel fumo trasporta con sé tutte queste particelle, questi elementi radioattivi, che quindi si vanno a depositare addosso alle persone. E in condizioni normali la radioattività è un fenomeno naturale, non implica necessariamente danni così gravi, ma il livello di radioattività che c'era in quel momento a Chernobyl era una cosa oltre ogni limite. Però esattamente, cioè, cosa starebbe succedendo? Cioè, una persona tocca qualcosa di molto radioattivo e... Allora, succedono cose diverse. Da un lato c'è l'ustione, quindi le radiazioni trasportano energia, sono calde, tra virgolette, infatti scaldano, le barre di combustibile esauste sono calde, vanno raffreddate, quindi le radiazioni scaldano e quindi possono provocare un'ustione. Inoltre le radiazioni uccidono le cellule, ovviamente stiamo sempre parlando di livelli elevatissimi di radiazioni molto energetiche, per cui da un lato si verifica l'ustione e dall'altro l'apoptosi, cioè la morte cellulare. E poi invece dopo ci sono varie scene col fumo, nel senso nella prima il tecnico della centrale guarda semplicemente nel reattore, non sembra che gli vada neanche il fumo addosso, comunque poco, e subito la faccia si rovina. E il fumo è prodotto dalla combustione della grafite, ma dentro quel fumo stanno venendo trasportati tutti i radionuclidi che si sono prodotti grazie alla fissione dell'uranio, e quindi quel fumo è carico di elementi radioattivi. Ok, però se allora è il fumo a essere radioattivo, perché quando sono anche dentro l'elicottero non ci possono passare sopra? Cioè non sono comunque protetti dal fumo? No, perché le radiazioni trasportate dal fumo sono in grado di penetrare, diciamo, la corazza dell'elicottero. La corazza di un elicottero, come la maggior parte delle barriere fisiche, è in grado di schermare parte delle radiazioni, ma al livello che c'era in quel punto, in quel momento, non sarebbe stata minimamente sufficiente. Infatti l'altro elicottero che si vede, questo tra l'altro è un fatto vero, è realmente successo, che uno degli elicotteri che dovevano spegnere l'incendio, volando troppo vicino alla colonna di fumo, le persone stettero male e l'elicottero finì con lo schiantarsi. Quindi non era per l'elicottero ma per le persone che c'erano dentro, Sì. che sono state male. E non solo, si vede anche che non riescono a comunicare al pilota di allontanarsi. Esatto. Quello è un effetto in particolare delle radiazioni gamma che interferiscono con le componenti elettromagnetiche e che quindi hanno disturbato la comunicazione. L'elicottero non ha ricevuto il messaggio di allontanarsi in tempo e quindi... Perché è pericoloso particolarmente il fumo e non semplicemente il fatto di esserci vicino? Beh, attorno al reattore c'è un edificio in cemento armato, quindi se non sei all'interno dell'edificio come i due operai che guardavano il reattore prima, o come altri tecnici che nella serie viene mostrato soffrire di avvelenamento da radiazioni, il cemento armato scherma. Ok. E il motivo per cui la maggior parte dei reattori è dotata di edifici di contenimento in cemento armato, quello di Chernobyl aveva l'edificio di contenimento ma era privo di tetto. Ok. Quindi quel fumo sta trasportando particelle radioattive e queste particelle mentre sono nel fumo emettono radiazioni, tra cui le gamma, tra cui le beta. What does the dosimeter say? 3.6 Roentgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. It's not 3 Roentgen. It's 15,000. Il Röntgen era una vecchia unità di misura della radioattività usata soprattutto in Unione Sovietica, oggi non si utilizza più. Si utilizzano o i becquerel, che misurano proprio l'emissività radioattiva, il numero di radiazioni al secondo, o i sievert, che misurano la dose equivalente, quindi tengono in conto anche del tipo di radiazione e della loro energia. Oggi noi sappiamo che all'interno dell'edificio di Chernobyl si è arrivati ad avere qualcosa tra 300 e 500 sievert all'ora, che è una dose assolutamente fuori da qualunque scala pensabile, è una dose, cioè è un livello di radiazioni che non si è mai visto da nessun'altra parte nella storia dell'umanità. E 3,6 Röntgen, come viene detto dopo, è una dose pari a 400 radiografie, che può sembrare tanto, in realtà è circa una TAC, quindi effettivamente è not great, not terrible, una dose che
non va bene, ma che è tollerabile per un periodo di tempo limitato. 15.000 röntgen, credo che poi fossero addirittura 20.000, 15.000 lui li ha misurati comunque all'esterno, all'interno credo che arrivasse a 20.000, invece sono una dose con cui se entri in contatto ti becchi un avvelenamento da radiazioni acuto immediato, e infatti le persone che ci sono entrate in contatto non hanno fatto una bella fine. Però appunto ti volevo chiedere, perché non è chiarissimo, almeno secondo me, cioè l'effetto della radiazione non ne abbiamo parlato prima, però il livello, cioè cosa significa? Quando è un livello alto, troppo alto, e cosa lo distingue dal livello più basso? Cioè, allora, innanzitutto ci sono diverse soglie e conta sia la quantità di radiazioni sia il tempo in cui si viene esposti alle radiazioni. La soglia minima di rischio per la salute è considerata 100 millisievert all'anno. Sotto i 100 millisievert all'anno non ci sono evidenze di effetti sulla salute, vuol dire che gli effetti potrebbero esserci in qualche caso, ma sono talmente rari che non sono misurabili su base statistica. Sopra i 100 millisievert all'anno, soprattutto in caso di esposizione continuativa, quindi non lo so, magari 250 millisievert all'anno ma per tanti anni consecutivi, si ha una probabilità di contrarre dei tumori, che sale con la dose ovviamente. Quando le dosi aumentano ulteriormente e si arriva, mi sembra, sopra i 700 millisievert all'anno per più anni, allora si può avere una sindrome cronica da radiazioni, quindi un qualcosa che, diciamo, i tuoi organi pian piano funzionano sempre peggio, perché per un po' il tuo corpo riesce a correggere gli errori di riproduzione delle cellule provocati dalle radiazioni, si chiamano meccanismi di riparazione del DNA, e quindi per un po' riesce a competere con le radiazioni, ma con il tempo, dopo un po', diciamo, non ce la fa più. Questa è probabilmente quello che ha ucciso ad esempio Marie Curie, che ha lavorato per tutta la vita con elementi altamente radioattivi come il polonio, senza protezione, perché all'epoca ovviamente non si sapevano. Marie Curie stessa negava l'esistenza di danni da radiazioni, e a lungo andare, nel corso di molti anni, questo ovviamente l'ha portato a una malattia e poi alla morte. Quando le dosi arrivano ad essere veramente alte, quindi superiori a 1 sievert in un'ora, allora abbiamo l'avvelenamento da radiazioni, la morte cellulare massiccia e gli organi che, diciamo, falliscono uno dopo l'altro, c'è proprio una morte cellulare in tutti i tessuti, come decomporsi in tutti gli organi contemporaneamente. Una morte terribile quella da avvelenamento da radiazioni, e viene anche mostrato dopo nella serie. Come io spiegavo alla mia ragazza guardando la serie, se io fossi stato dentro la centrale e avessi letto sul contatore un livello di 20.000 röntgen, mi sarei sparato, perché so già che sono morto e mi evito di morire male. Che però quindi se sono basse in realtà non si accumulano, perché diciamo se il corpo reagisce non ha tanto senso calcolarle, cioè perché non è che provoca un danno se uno ha una bassa radiazione per tanto tempo. Confermo. Infatti ci sono luoghi nel mondo che sono più radioattivi o meno radioattivi di altri. La media mondiale è intorno ai 2-3 millisievert all'anno, ma ci sono luoghi che hanno radioattività più alte, come ad esempio Piazza San Pietro a Roma o Viterbo, Orvieto. Il centro Italia, essendo che ha molto tufo, gli Etruschi costruivano col tufo, è più radioattivo di molte altre parti del mondo perché il tufo contiene radon, che è radioattivo. In Piazza San Pietro? In Piazza San Pietro i blocchetti di porfido sono fatti col tufo. Ah, il tufo è radioattivo. Il tufo è radioattivo. Ah, okay. Quindi Piazza San Pietro ha una radioattività di tra 5 e 7 millisievert all'anno, che è più del doppio della media mondiale. La media era 1? Media è tra 2 e 3. Ah, tra 2 e 3, ok. Quindi... Che è più del doppio della media mondiale, però chi vive in quella zona non ha assolutamente conseguenze sulla salute per il fatto di assorbire una dose un po' più alta degli altri. Okay. Devi arrivare, ripeto, a un minimo di 100 millisievert all'anno per osservare degli effetti sulla salute, che comunque restano minimi a 100 millisievert all'anno, ma sono osservabili. Sotto non c'è alcuna prova che ci siano dei danni. Ci sono i modelli per la radioprotezione, sono comunque molto conservativi e quindi impongono soglie molto più basse, però comunque sotto i 100 millisievert all'anno non ci sono evidenze di danni alla salute. Non ho fatto vedere tutte le scene, però appunto si vede sia all'interno del reattore, poi in ospedale, che
la malattia sembra gravissima, subito il sangue esce, poi nell'ospedale sembra che non ci sia più pelle proprio, sembra che... Sì, si tratta dell'effetto appunto dell'avvelenamento acuto da radiazioni. Queste persone stanno sperimentando una morte cellulare massiccia in tutti i tessuti del corpo. In particolare i tecnici della centrale, questo avviene prima sulla parte superficiale perché è la prima che viene investita. E quindi vedi che proprio la pelle gli si lacera, che iniziano a sanguinare senza motivo, proprio perché gli si rompono i capillari superficiali. Man mano che le radiazioni si fanno strada all'interno del corpo, i tessuti, come dire, gli organi falliscono uno dopo l'altro. E quindi, innanzitutto ovviamente si ha sensazione di malessere, vomito e tutto quanto, le vene che si rompono, la pelle che si scioglie, emorragie interne, difficoltà respiratorie, eccetera eccetera. Ripeto, la morte, le radiazioni, bisogna dirlo, non sono pericolose sotto certi dosaggi, sono un fenomeno naturale. Bisogna dire anche che quando si arriva a quei dosaggi procurano una morte effettivamente molto brutta. Però una cosa che mi ha stupito è che loro sono lucidi fondamentalmente fino alla fine, cioè sembra che non abbia danneggiato il cervello. Effettivamente la scatola cranica fornisce una protezione migliore dalle radiazioni rispetto al resto del corpo. Quindi anche l'osso un po'... L'osso, sì, l'osso diciamo riflette parte delle radiazioni, che è il motivo per cui nelle radiografie noi vediamo lo scheletro, perché le radiazioni penetrano attraverso la pelle ma vengono riflesse dalle ossa e quindi quelle che passano attraverso la pelle impressionano la lastra dietro, mentre quelle delle ossa no, e quindi noi vediamo lo scheletro attraverso una radiografia. Quindi le ossa, essendo più dure, più solide, più dense, resistono meglio alle radiazioni e quindi la scatola cranica fornisce una protezione migliore al cervello. It's 15,000. What does that number mean? It means the core is open. It means the fire we're watching with our own eyes is giving off nearly twice the radiation released by the bomb in Hiroshima. And that's every single hour, hour after hour. 20 hours since the explosion, so 40 bombs worth by now. 48 more tomorrow, and it will not stop. Not in a week, not in a month. It will burn and spread its poison until the entire continent is dead. Questa è una delle esagerazioni in cui questa serie incappa ogni tanto. Allora, innanzitutto non è vero che il reattore continuerà ad emettere radiazioni finché l'intero continente non sarà morto. Sappiamo che Chernobyl ha diffuso nell'atmosfera tra il 40 e il 70% dei prodotti di fissione del reattore. Questo vuol dire che se avesse diffuso il 100%, l'incidente sarebbe stato 2 volte e mezzo, 1 volta e mezzo peggio di quello che è stato, ma c'è un limite, ovviamente, c'è un limite, oltre il 100% non può andare. Quindi non ci sarebbe stato la morte dell'intero continente. Sicuramente già così ha prodotto danni gravi, sarebbe stato peggio, ed effettivamente la radioattività che era in uscita dal reattore era paragonabile a quella di una bomba di Hiroshima allora, anche perché nella bomba di Hiroshima si sono andati a fissionare in realtà pochi chilogrammi di uranio ed è stato tutto subito, mentre lì c'erano fissioni, tanto c'erano tonnellate di uranio e poi le fissioni erano continuative. Ma quindi diciamo appunto c'è un combustibile, quindi non può emettere più radiazioni di quello che c'è all'interno. Esatto. Quindi adesso la protezione che c'è serve per proteggere questo 30% di combustibile che è rimasto dentro. Il combustibile è rimasto dentro molto di più, sono i prodotti di fissione quelli che si sono liberati. I prodotti di fissione sono leggeri, quindi sono più leggeri, quindi possono viaggiare, diciamo, con il fumo e andare anche molto lontano. Mentre invece l'uranio e il plutonio sono pesanti, quindi se quelli che sono usciti col fumo si sono depositati in un'area abbastanza ristretta e oltre non andranno, ma l'uranio e il plutonio sono rimasti dentro la centrale principalmente, sono quelli che vanno a costituire quel famoso zampa di elefante, quindi quelli sono ancora radioattivi, quindi nelle immediate vicinanze della centrale c'è ancora emissione di radiazioni, ma per quanto riguarda ciò che è stato sparso in giro, quello possono essere solo i prodotti di fissione e quindi il massimo è il 100% dei prodotti di fissione. Però quindi quello che c'è all'interno adesso continua a produrre radiazioni? Continua a produrre radiazioni, ma non produce più prodotti di fissione perché non ci sono più fissioni in corso. Ok, e qual è la differenza esattamente?
Le radiazioni sono particelle che possono danneggiare i tessuti umani. I prodotti di fissione sono elementi in cui l'uranio si rompe che generano queste radiazioni. Le radiazioni hanno una capacità di viaggiare limitata, perché vengono assorbite, possono venire assorbite, schermate appunto tramite il cemento, ma le particelle alfa anche tramite la pelle, tramite un foglio di carta, sono poco penetranti. Quindi la capacità di viaggiare di una particella radioattiva è abbastanza bassa. La capacità di viaggiare di un radionuclide, quindi di un elemento che emette radiazioni, è molto più alta. In particolare gli elementi che emettono radiazioni rischiano di entrare in contatto con l'uomo non solo attraverso la pelle, come nel caso dell'esposizione immediata, ma attraverso il cibo, attraverso l'acqua, e quindi si rischia di avere una contaminazione interna, e quello è più pericoloso perché, diciamo, il radionuclide ti spara le radiazioni direttamente all'interno del corpo. No, perché appunto io nella testa, come radiazioni, ho un'idea di una sorta di pulsazione che si allontana dall'uranio, dal plutonio, e che quindi questa protezione serva a, diciamo, contenere questa... Se così fosse non sarebbe un grosso problema, perché questa pulsazione che si allontana dall'uranio e dal plutonio ha un raggio molto limitato, soprattutto quella dell'uranio, perché l'uranio emette principalmente particelle alfa che vengono schermate molto facilmente. Il problema non è quello, il problema sono proprio il rischio che atomi di uranio e di plutonio finiscano nel ciclo dell'acqua, finiscano nella biosfera, quindi vengano mangiati dagli animali che poi noi mangiamo, e quindi che le ingeriamo o le inaliamo. Questo è il vero pericolo, perché le particelle alfa vengono schermate facilmente dalla nostra pelle, ma se invece ci irradiano da dentro è più pericoloso. Ho capito. E questo è tutto per il primo video. Nel prossimo vedremo meglio quali sono le cause che hanno provocato il disastro di Chernobyl.